Il video è stato sponsorizzato per l'ennesima volta da Wondershare Filmora. Questa volta vi voglio mostrare un set che contiene effetti simili a quelli che ho usato nel precedente video, lo Sci-Fi Set. L'ultimo contiene il Cosmic Pack con stelle, galassie e wormhole, il Deep Web Pack ispirato agli abissi della rete che contiene numeri, reti e segni in stile hacker, il Hive Mind Pack che grazie al verde e l'arancione neon include impronte digitali, health bar, frecce e molto altro ancora, il Secret Mission Pack ispirato ai film di spionaggio ed il Rogue Tech Pack che contiene degli effetti che danno al video un aspetto glitchy. Inoltre iscrivetevi al canale di Filmora in italiano dove potrete essere aggiornati sulle novità riguardo il programma, vincere licenze per il software in questione e ricevere effect pack gratuiti. Il link di tutto questo è in descrizione. Siete stati in moltissimi a chiedermi quali giochi del 2017 sto aspettando, quindi al posto di rispondere ad ognuno di voi ho deciso di fare un video a riguardo. Vorrei inoltre precisare due cose. Primo, i giochi già usciti ovviamente non faranno parte di questa top, mi dispiace Resident Evil. E secondo, si tratta di una mia top fatta in base a quello che sto aspettando io di più, quindi non vi arrabbiate se non ho messo il gioco che avete in mente voi. Detto questo, iniziamo con Detroit Become Human. Gli sviluppatori di Quantic Dream sono considerati i migliori per quanto riguarda i giochi tipo interactive movie. La compagnia di David Cage per anni si è guadagnata il rispetto dei fan, dimostrando di cosa è veramente capace la tecnologia motion capture se usata in modo intelligente. Nel 2012 Quantic Dream rilasciò un cortometraggio chiamato Kara su un androide in grado di provare sentimenti umani pur essendo il prodotto di una catena di montaggio. Il video era stato creato esclusivamente per mostrare la potenza della PS3, la quale devo dire ha fatto un ottimo lavoro nonostante l'obsoleto anche a quel tempo hardware. La piccola demo ebbe un enorme impatto sul pubblico e quasi tutti, incluso me, volevano un gioco a riguardo. Ebbene 3 anni dopo gli sviluppatori di Quantic Dream annunciarono Detroit Become Human, un intero videogame riguardante il popolare tema di intelligenza artificiale con Kara come personaggio principale. Secondo gli sviluppatori, questa volta le scelte dei giocatori avranno più conseguenze rispetto ai giochi precedenti. Se anche voi avete perso ore della vostra vita a giocare a Crash Bandicoot sulla PS1, sicuramente state aspettando anche Crash Bandicoot Insane Trilogy, che conterrà i primi 3 videogiochi della serie di Crash Bandicoot sviluppati da Naughty Dog. Il gioco avrà una risoluzione di 1440p, 30 fps e un doppiaggio nuovo. Inoltre gli sviluppatori, che ricordo non sono Naughty Dog ma Vicarious Visions, hanno implementato un sistema di salvataggio automatico e il supporto dei trofei. Il gioco uscirà esclusivamente per la PS4 il 30 giugno e spero vivamente che Activision abbia fatto un buon lavoro, almeno questa volta. Ogni volta che sentiamo le parole gioco di ruolo sul Medioevo, automaticamente ci vengono in mente i draghi, maghi e altre strane creature. Gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance vogliono rompere questo schema. Infatti loro stanno sviluppando un gioco di ruolo storicamente accurato sul Medioevo e concretamente sugli avvenimenti del 1403 nella regione di Boemia, adesso Repubblica Ceca. Nei panni di Henry saremmo al centro del conflitto militare di quel tempo e potremmo diventare uno spadaccino o un arciere e imparare a creare pozioni, ma come ho detto prima, senza l'uso della magia. Della creazione del gioco si occupa la compagnia Warhorse, creata da Daniel Vavra, il tipo che era a capo dello sviluppo di Mafia 1 e Mafia 2. Il gioco uscirà per Windows, PS4 e Xbox One alla fine del 2017. Alla quarta posizione metto Hellblade, sviluppato da Ninja Theory. Gli sviluppatori di Ninja Theory fanno dei giochi, secondo me, molto interessanti, che però vendono poco. Heavenly Sword e Enslaved e Devil May Cry possono confermarlo. Il nuovo progetto è stato posticipato ormai non so quante volte, ma ciò è comprensibile. Hellblade viene infatti sviluppata da una squadra molto piccola, con un budget limitato. Questo però non impedisce agli sviluppatori di trovare delle soluzioni estremamente ingegnose
ingegnose a problemi a prima vista irrisolvibili con un budget limitato. Consiglio vivamente a tutti di guardare i diari degli sviluppatori sul canale di Hellblade su YouTube. Anche la storia è atipica, siamo nei panni di Senua, una guerriera celtica che soffre di un'acuta forma di schizofrenia e grazie a questo i nemici principali del gioco saranno i suoi propri incubi usciti direttamente dal subconscio di Senua. Il gioco uscirà sia per la PS4 sia per Windows. Quelli di voi che mi seguono da molto tempo forse ormai sanno chi metterò alla posizione numero 5, South Park The Fractured Butthole, o come l'hanno tradotto in italiano, South Park Scontri Diretti. Il primo gioco di ruolo di South Park era ed è formidabile su tutti i parametri, riproducendo accuratamente lo stile del cartone animato. South Park The Stick of Truth era un fanservice alla massima potenza grazie anche alla genialità di Trey Parker e Matt Stone, e abbiamo tutte le ragioni di credere che lo stesso si potrà dire anche della seconda parte, dove è geniale persino il titolo. Il cambiamento principale riguarderà il setting. Se nella prima parte i ragazzi si credevano eroi in un mondo fantastico, nel secondo capitolo diventeranno dei supereroi. Ci saranno 12 classi invece che 4, le spade e la magia verranno sostituite dalle pistole e dai superpoteri, e il personaggio principale rimarrà sempre il nuovo arrivato in città, a cui ora sarà possibile cambiare il sesso. Prima di lasciarvi vorrei chiedervi scusa per non aver pubblicato la seconda parte di Roma in tempo, ma il video si è rivelato molto più difficile di quanto pensassi, quindi aspettate ancora un po'. Inoltre ho aperto un nuovo canale su YouTube dove cercherò di pubblicare ogni giorno dei video sul mondo videoludico e a volte anche recensioni. Il link del canale è in descrizione. Iscrivetevi e non dimenticatevi di premere sul campanello in modo da ricevere le notifiche. Grazie mille ragazzi.